Salve ragazzi, oggi andiamo a vedere come creare un timelapse con la videocamera. Allora, prima di tutto cos'è un timelapse? Oltre a essere, in modo pratico lo faccio vedere, queste due cose qui che ho scattato io qualche giorno fa, non è altro che un video velocizzato, ma lo possiamo definire filmato? Non molto, perché c'è una differenza sostanziale tra filmato e timelapse. Infatti un filmato normale ha un frame rate, cioè un numero di immagini riprese al secondo di all'incirca, io adesso sto registrando a 25 fps, ma diciamo che va da 24 a 60, 24 comunque è il migliore, mentre un timelapse può avere un frame rate di 1 fps piuttosto che 25, ma anche in casi in cui dobbiamo andare a registrare per molte ore, anche per esempio una foto ogni 30 secondi oppure una foto ogni minuto o addirittura, se vogliamo fare gli esagerati, una foto ogni ora. Ma ora andiamo a vedere come registrare un timelapse proprio fisicamente. La prima opzione è usando un intervallometro. L'intervallometro è questo oggettino qua che di solito si collega alla videocamera tramite un jack, tipo quello delle cuffie, ma per le macchine che lo supportano anche tramite il micro USB, USB-C o comunque tramite un'interfaccia USB. Questo oggettino qui che cosa fa? Manda degli impulsi alla videocamera per dirgli quando scattare. Lo può fare a intervalli regolari, quindi ogni minuto, ogni 10 secondi, ogni 5 secondi, ogni 30 secondi per esempio. In quali casi si usa? Si usa solo nei casi in cui la macchina non lo predispone, perché altrimenti sono soldi buttati. La mia Sony Alpha 6000 per fortuna lo ha già integrato nella macchina, quindi non mi serve un altro accessorio da attaccare col velcro al cavalletto, ma se volete sapere come ho fatto ad integrare l'intervallometro nella mia Sony Alpha 6000 vi lascio un video in descrizione che ho seguito anche io per poterlo fare. Sulla mia Sony Alpha 6000 c'è appunto quindi un intervallometro digitale, come se fosse un'applicazione sul telefono, che secondo me è molto più comodo perché la macchina si comanda da sola ed è tutto molto più semplice. Andiamo a parlare dei tempi del timelapse, quindi 4 valori da tenere a mente prima di registrare un timelapse o ad ogni modo da sapere prima di andare a scattare senza una reale idea di cosa stiamo facendo. Primo, intervallo tra le foto. È a questo che serve l'intervallometro. Bisogna decidere ogni quanti secondi, minuti o ore o giorni andare a scattare una foto, in modo tale che poi questa foto possa essere messa nel nostro programma di editing per un 24esimo di secondo, in modo da creare il nostro video. Il secondo valore da decidere è il frame rate finale, cioè il frame rate del video che avremo dopo, quindi quante foto al secondo verranno riprodotte nel video che poi avremo proprio sul nostro Facebook, sul nostro Instagram o dovunque lo vogliamo mettere. Questo è un valore che sì, lo potete scegliere, ma ve lo dico io, è 24 fps, perché è il frame rate più cinematico di tutti. Inoltre frame rate come 60 fps, 120 fps sono soldi buttati, cioè sono frame buttati, perché nel timelapse l'occhio umano non se ne accorge. Terzo valore da tenere a mente sono il numero di foto da scattare, cioè quante foto poi avremo sulla nostra micro SD e che dovremo andare a importare in Lightroom e dopo in Premiere Pro. Successivamente dobbiamo andare a calcolare i nostri tempi del video. Ovviamente se noi stiamo scattando 24 fps, se scattiamo, c'è una mosca, 240 foto, avremo un video di 10 secondi. Ma se non volete calcolarvelo, c'è un sito che vi lascio qui in descrizione che tramite l'inserimento dell'intervallo tra le foto, del frame rate finale che è già di fabbrica 24 e del numero di foto da scattare, vi dice già, uno, forse il valore più importante, quanto tempo dovrete stare lì con la macchina sul posto a scattare, e due, il tempo del video finale. E andatelo a vedere questo sito perché mi ha salvato un sacco di tempo quando facevo timelapse in maniera ignorante, tra virgolette, senza sapere tutti i valori da impostare. Poi abbiamo 6 impostazioni della macchina da tenere a mente quando andiamo a registrare un timelapse. Uno è la risoluzione dell'immagine. Perché? Vi dico che la mia macchina può scattare foto in 6000 pixel sull'orizzontale e 4000 pixel sul verticale, ma in un video è molto diverso. Infatti in questo video qua voi state vedendo 1920 pixel qua e 1080 pixel nel verticale. Questo che vuol dire? Che 6000 e 4000 sono numeri esagerati per la composizione di un video. Ecco perché dovrete andare a impostare probabilmente il valore minimo della vostra macchina, che nel mio caso per esempio è 8 megapixel,
e sarà comunque maggiore di 1920x1080. E sembra bassa, voi potreste dire, che mi mette a scattare a 8 megapixel? Sì, perché in realtà in un video è molto. Formato di scatto. Quando noi scattiamo una foto siamo abituati a vederla in un formato, su Instagram per esempio 1x1, quindi in un quadrato, ma di solito si scatta in 3 mezzi, quindi 3 quadrati da questa parte e 3 quadrati da questa parte, immaginatevelo nel verticale. Nei video saprete bene, voi adesso questo video per esempio lo state vedendo in 16 noni, quindi 16 parti nel orizzontale e 9 parti nel verticale. Quindi prima di iniziare un timelapse andate ad impostare nella vostra macchina di scattare foto in un formato di 16 noni, in modo tale che possa combaciare bene col formato di tutti gli altri video, perché è lo standard appunto dei video. Terzo valore da tenere a mente come impostazione della macchina è il tempo di esposizione lungo. Infatti se noi in un video di 24 fps abbiamo un tempo di esposizione di un 24esimo di secondo, in un video a un frame ogni 30 secondi dovremo andare ad impostare un tempo di esposizione di per esempio 29 secondi o comunque poco meno dell'intervallo tra le foto. Vi faccio un esempio: se io devo fare una foto ogni 20 secondi vado ad impostare un tempo di esposizione di 18 secondi. Perché non 20? Perché la macchina o l'intervallometro, ma di solito la macchina, deve avere un po' di tempo per elaborare la foto, soprattutto se non avete una micro SD prestante. Cioè, se non l'avete invece dovete dare quel minimo di margine alla macchina per poter salvare la foto da 18 secondi. Poi perché si usano tempi di esposizione molto lunghi? Per avere questo bellissimo effetto chiamato motion blur, ovvero le scie delle auto, per esempio, faccio un esempio, le nuvole, se lo scattassimo senza tempi di esposizione lunghi, verrebbe semplicemente movimenti veloci, tra virgolette a scatti, perché non c'è una, tra virgolette, sfocatura tra un'immagine e l'altra, cosa che ci deve essere per rendere il video cinematico. Se invece impostiamo dei tempi di esposizione lunghi, vedremo la nuvola che si muove molto fluidamente, piuttosto che messa a fuoco manuale. È l'errore che ho fatto in questo timelapse qua che state vedendo. Perché? Perché vedete questo fastidiosissimo andare avanti e dietro della macchina? In realtà la macchina stava ferma, ma perché fa questo effetto di avanti e dietro? A causa dell'autofocus, perché l'autofocus ogni tanto va a prendere dei punti di fuoco diversi l'uno dall'altro e quindi ovviamente la lente si sposta per mettere a fuoco e si vede questo avanti e dietro del video. Quindi impostate una messa a fuoco manuale, non vi preoccupate perché non la dovrete mai andare a modificare durante il timelapse, quindi voi la impostate, oppure potete fare di mettere la messa a fuoco automatica, poi switchare su manuale e vi resterà il fuoco automatico, però non si muoverà più. Quinta impostazione da mettere assolutamente è mettere la macchina fotografica o in modalità aereo o in risparmio energetico. Cioè, perché? Che cosa c'entra con il timelapse? Nulla, apparentemente, ma non potete sperare di fare un timelapse in 5 minuti. Se ne vanno mezz'ora, un'ora, 2 ore, 4 ore anche. Quindi la modalità aereo e la modalità risparmio energetico serve per far mangiare meno batteria alla macchina fotografica, perché ovviamente la macchina fotografica non è predisposta per fare foto 4 ore consecutivamente con tutto acceso, quindi wifi, NFC e tutte le funzioni di connessione, la luminosità del monitor al massimo. No, non è fatta per questo. Mettete in modalità risparmio energetico e disattivate, come faccio io, il monitor che consuma anch'esso molta energia. Però vi starete chiedendo, con i tempi di esposizione così lunghi, l'immagine non potrebbe venire leggermente sovraesposta? Sì, ovviamente sì, se soprattutto fate un timelapse di giorno. Ma il consiglio che vi do è di applicare un filtro ND, che sì, costano. Anche un semplicissimo occhiale da sole sulla lente della macchina fotografica va bene, altrimenti scegliete un luogo meno luminoso oppure uno scenario in ombra, un'ora del giorno differente, che è la cosa che vi consiglio di più, perché non dovrete né mettere filtri ND né scendere a compromessi. Quindi fate i timelapse di sera o comunque non proprio a mezzogiorno, perché altrimenti viene sovraesposta sicuro. Oppure se proprio dovete andare a scattare a mezzogiorno d'estate, dove il sole picchia l'immagine sovraesposta, dovrete sacrificare i tempi di esposizione e il bellissimo effetto motion blur. Lo so, vi avrò rotto le scatole con la teoria, ma anche quella
è praticamente metà del lavoro. Ma siamo giunti nella parte che preferite, ovvero la composizione stessa su Premiere Pro, e adesso la andiamo a vedere nel dettaglio. Prima di tutto dovete andare a creare un nuovo progetto. Benissimo, ora dobbiamo andare ad importare le nostre immagini. Per fare questo dobbiamo andare su per iniziare a importare file multimediali con un doppio clic, andare su sequenza di immagini timelapse, ovvero la vostra cartella che avete rinominato come volete, andare a selezionare una delle immagini e successivamente questa è la parte fondamentale, sequenza immagini. Quindi andate su apri ed ecco qua che c'è già il nostro video pronto. Hanno un frame rate sbagliato perché noi abbiamo detto che lo vogliamo a 24 fps, ma Premiere lo importa di impostazione di fabbrica a 30 fps. Quindi andiamo tasto destro, modifica, interpreta metaggio, vedete che c'è scritto 25, invece noi vogliamo che sia 24, quindi presupponi questa frequenza fotogrammi, l'attivate dalla spunta e andate a mettere 24 fps. Infatti abbiamo un numero tondo, ovvero 10 secondi. Fatto questo lo andiamo a trasportare per creare una sequenza sulla timeline e se ne andiamo a fare play, vedete che già il video parte ed è tutto qua. La parte in Premiere è praticamente finita e questa. Poi possiamo andare ovviamente in Lumetri ad impostare l'esposizione, il contrasto e tutti i valori per fare un po' di color grading alla nostra scena, ma pressoché su Premiere è finito. Ci basta andare su File, Esporta, File multimediali, andiamo su H264 per esportarlo in MP4 praticamente e andiamo a fare alta qualità. Per esempio, se lo volete mettere su Facebook c'è già un preset alta qualità 720p HD. Facebook. L'esportazione audio non ci serve perché il timelapse non può avere audio, usa massima qualità di rendering, lo salviamo sul desktop per ora, salva, esporta e questo qua è il risultato dell'esportazione, quindi un timelapse a 24 fps con scene delle auto, bellissimo, che non ho fatto io perché qua siamo a Los Angeles. E la post-produzione questa è incredibile quanto sia semplice, lo dico sempre. Bene, dopo che vi ho fatto vedere il montaggio su Premiere Pro e l'esportazione, io vi saluto e ci vediamo giovedì prossimo con un altro tutorial.